Bene ragazzi, ore 5:30 di mattina siamo partiti da quel paese chiamato Castagnato, la mia città natale, la città in cui vivo. E niente, oggi ci si prospetta un trekking un po' particolare, cioè parto dal mio paese e arrivo su una delle vette più amate dai bresciani, cioè il Monte Guglielmo, quasi 2000 metri. Saranno un bel po' di chilometri, circa 30, così dice la traccia che ho disegnato. E niente, vediamo che cosa ci aspetta questo lungo viaggio. Ma perché ho voluto portarvi su questa montagna? O meglio, ci dobbiamo ancora arrivare. Il Guglielmo, a parer mio, è quella montagna che osserva il territorio bresciano. Noi lo vediamo dal basso, lui ci guarda dall'alto. Certe volte è innevato, certe volte è bello sfoglio e ci guarda da lontano. Quindi tendenzialmente siamo noi che ci avviciniamo in macchina alle sue pendici per salirlo. Non è una camminata difficile, perciò ho voluto renderla difficile partendo da casa e per arrivare alla sua cima. Che casino! Bene. Se fino adesso si è riso, si è scherzato, adesso si fa sul serio, ovviamente. Siamo 9 km circa. Quasi 2 ore di cammino, molto pianeggiante. Però insomma il dislivello prima o poi deve arrivare, no? Siamo località paese Monticelli, Bruciati. Ci accingiamo appunto per entrare in paese. Dovremo fare queste montagne che vediamo qua davanti a noi. Arrivare fino alle creste, fare un po' di creste e poi forse saremo fortunati da vedere la nostra vetta, ma sarà comunque ancora lontana. Qui intanto l'alba ormai è passata, il sole sta per venire fuori, le previsioni danno una giornata splendente. Vedremo cosa ci riserverà il futuro. Nel frattempo un piede avanti un altro. Bene. Siamo arrivati al sentiero delle cascate di Gaina, proprio dopo il paese di Monticelli di cui vi avevo preannunciato. Adesso ci aspetta un po' di zigzag tra ruscelli e cascate, mezza ferratina, insomma percorso attrezzato con dei ferri di livello diciamo base, almeno dal mio punto di vista. Può farlo quasi ogni persona. Se siete in zona vi consiglio di farlo, anche perché è un sentiero, cioè un percorso abbastanza frequentato. Pensate che una volta ho incontrato una coppia di olandesi e nello stesso momento anche una coppia di tedeschi. Li ho portati un po' in giro così per fargli vedere la zona, perché appunto erano stranieri, insomma avevamo ricevuto delle indicazioni sommarie riguardo il sentiero e insomma stavamo vedendo, c'è un certo momento che stavamo vagando nel nulla in 5, parlando in inglese spiccicato. Insomma è stato però un'esperienza carina
Sembra un po' una barzelletta dell'italiano, del francese e del tedesco che si trovano in un luogo sperduto. Per esperti, scaletina, andiamo su. Ta 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 ta. Si sale. A quel punto c'è questo corrimano che, se avete l'imbrago da ferrata, potete attaccarvi per avere maggiore sicurezza. Diciamo che è un livello abbastanza semplice. Ah, che cade. Ecco, qui inizia un tratto, diciamo, in cui bisogna prestare attenzione. Catenina di supporto. Bene, ammetto di essermi un po' perso. Ovviamente le tracce che tu segni sulla mappa non sempre sono quelle che si rivelano. Adesso, cavolo, non mi ricordo più il termine per andare che... Adesso andremo tra i ciossi, insomma, come si dice in bresciano, e cercheremo di arrivare sulla strada prefissata. Bene, diciamo la parte più difficile è passata. Ho ripreso, ma non è stato, diciamo, piacevole, però sono cose che capitano, si mettono in conto. Fortunatamente siamo arrivati alla strada. Qui si vede me, sono un po' provato dalla salita perché ho voluto spingere un attimo di più per uscire il prima possibile, e un po' di rovi ci sono stati. La conta di danni si farà stasera. e niente, adesso avrei bisogno d'acqua. Se voglio trovare una fontanella o una casa che mi offra qualcosa. Allora, che novità architettonica, il guardrail finto legno, fantastico. Eccoci qua, arrivati a Santa Maria del Giogo, luogo di culto per numerosi credenti. Fantastico panorama sul lago di Iseo, e per me sicuramente il posto per trovare un po' d'acqua. Speriamo di trovarla. Sì, c'è, sono sicuro, assolutamente. Dove c'è una chiesa c'è sempre l'acqua. Bene, ci siamo lasciati indietro un bel po' di montagne dove si vede la pianura, se si vede leggermente, e da dove siamo partiti. Adesso andiamo avanti proseguendo su questi monti, e la fine non si vede da qui, probabilmente più avanti si scorgerà. L'acqua non l'abbiamo ancora trovata, ma sono fiducioso di trovarla, ancora circa mezzo litro, ma sicuramente non vi basta per arrivare fino alla fine. Ma stay tuned for the water. Bene, siamo arrivati a un bivio. Andiamo giù o andiamo su? Se andiamo su andiamo a Punta Almana, che è una fantastica vista, ma se andiamo giù incontriamo delle case e potremo trovare anche forse un fiumicello dove scorre dell'acqua. La scelta purtroppo ricade per stare sul basso, ma avremo tempo per grandiose viste dalla cima del Guglielmo. Dovrebbero mancare circa 10 km a questo punto. Insomma, gli ultimi sforzi, dai. Attenzione, attenzione, ho trovato l'acqua nascosta passando dalla strada. Ho sentito un piccolo scroscio ed eccola la mia acqua.
Ci stiamo accingendo alla Porcella di Sale, che è famosa per spaccare le gambe a tutti i camminatori, ma soprattutto ai partecipanti dal Pro Eagle, che è una corsa di 30 km che si svolge da Provaglio a Monteguglielmo. Insomma, è un trail molto duro che prima o poi avrò l'onore di fare, visto che come distanza riesco a coprirla e essenzialmente basta correre solo un po' di più. Ovviamente ho saltato un bel pezzo di Forcellino, ma siamo arrivati. È stata davvero dura, non me lo ricordavo così dura, probabilmente perché non sono molto allenato, ma we made it. Sono abbastanza stanco, c'è ancora un bel pezzettino al Guglielmo, riposino, che c'è giusto un bel tavolino lì che mi guarda, non troppo lungo perché sennò poi ci si abbandona al relax. Finalmente. Eccolo là in fondo tra le nubi, quello che ci separa sono 900 metri di dislivello e qualche chilometro di salita. Ci stiamo arrivando. Stage Cappellino, gentilmente offerto da Intel, una delle più famose marche di processori per computer, ovviamente. Siamo agli sgoccioli, salita finale, post track, poi faremo un bel riposino e poi si torna a casa. Rifugio amici in cima alla montagna e là sopra il Redentore. Io sono qui, ancora vivo, ma presto è il mio turno per la redenzione in cima al Monte Guglielmo. Queste sono le parole di uno che sta iniziando un po' a perdere il fiato. Siamo arrivati alla cima, finalmente. Che fantastico panorama che c'è oggi, un sole e poi abbastanza pulito per vedere le cime intorno a noi della D'Amello e delle montagne bergamasche che sono là davanti a noi. Non ci resta che fare un bel riposino e adesso poi sarà il momento di tornare a casa. Come faremo a tornare a casa? Bella domanda. Semplicemente andremo giù dalla montagna verso il lago e prenderò il treno per tornare a casa. Il lago è là, saranno più o meno 7-8 km di discesa. Sarà lunga perché sono quasi 2000 metri, 1800 di dislivello, penso più o meno. Però dai, sono gli ultimi chilometri, un bel riposo e voleranno che non ce ne accorgiamo neanche. È il momento di tornare, direi che possiamo partire con una corsettina. Visto che non ci siamo staccati abbastanza, no? Corriamo anche giù dalle montagne. Guglielmo ormai alle spalle. Adesso ci aspetta questa discesa lunghissima e anche ripida. Pronti, via!
è incredibile come la montagna ti faccia uscire dal mondo, uscire dalla città, dalla vita diciamo di tutti i giorni, e ti proietta in questo universo parallelo di pace e di natura ovviamente, ed è per me fantastico, soprattutto quando riesci a immergerti totalmente, come in questo momento che saranno 10 ore ormai che sono in giro nella natura, e per me è una cosa fantastica. Voi invece che cosa ne dite? Avete la stessa sensazione quando andate a fare un trekking, o magari non so, andate a fare un'escursione, andate al mare, andate a fare magari il vostro sport preferito immersi nella natura? Per me è una cosa fantastica. È una cosa difficile, ma comunque per me è fattibile, ma ci vuole molto impegno, e trasportare questa pace, questo vivere il presente nella vita normale. Ci vuole allenamento, ma è possibile. Dovete crederci, e con tanto allenamento si può fare. Piramidi di zone e montagne dietro. Mamma mia che discesa che è stata fino qui. Non è ancora finita, però fortunatamente la discesa del Guglielmo è passata velocemente, perché ho incontrato due signori, padre e figlio, e abbiamo ciaccolato un po'. È stato interessante. Loro avevano la macchina qua a zone, però insomma in questo momento non potevo prendere un passaggio da loro, me l'avrebbero dato volentieri, e quindi me la devo fare a piedi come era già previsto. Ho solo un'ora di tempo per scendere dalla zona a Marone. Il treno alle 5:15, sono le 4:15. Si è rotta la mascherina. A più tardi. Eccoci qua, ci siamo persi ancora più o meno, però la strada è là. Qui devo solo fare questo breve tratto in erba folta. Mi è venuto in mente come si chiama il termine per definire queste cagate che spesso capitano quando si va in montagna e si seguono le tracce che non conosci. Si dice ravanage, ravanate, queste ravanate qua. Certe volte scopri nuovi sentieri, certe volte ti ritrovi delle rovi come è successo stamattina, però alla fine le ravanate comprendono anche il tornare a casa intero, ed è quello che punto a fare. Eccoci qua, corsetta finale con vista lago. Abbiamo ancora mezz'ora, non ho più guardato l'orario, quindi siamo in anticipo, dovrei cavarmela in 10 minuti, e violentemente sto scendendo. Eccoci qui la stazione di Marone, finalmente. Ora siamo attesi del treno, il biglietto l'abbiamo fatto, e dato che c'ero, gelatino, premio finale della scampagnata. Eccoci arrivati alla stazione di Castagnato. Il mio viaggio finisce qui, adesso solo 1 chilometro per tornare a casa, ma è stato molto lungo, quasi circa 43 km, 2200 di dislivello, 2300 di dislivello, salita e discesa. Soddisfatto di quello che è uscito, e niente, se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale se siete interessati di questa tipologia di video, e lasciate un commento. Un saluto da Cesare, alla prossima, ciao!